L'alfabeto è finito, però ci sono gli stratagemmi furbi giapponesi che vi dicevo all'inizio, ovvero che, come vi dicevo, non si inventano altri caratteri per... quindi stiamo passando ai Dakuten? Sì, perché noi abbiamo la S e abbiamo la Z, sono due caratteri diversi. Loro hanno il K. Chi è che non c'ha il K? Quindi, perché inventarsi un altro carattere Perché inventarsi un altro carattere quando per farlo sonoro puoi fare semplicemente così? e diventare Ga? Una cagata. E cagai un giorno, cagai. Yu-Gi-Oh! Iggy è questo. Gu Ecco il go. Karateki. era il Co con le virgolette. Ok, finalmente capisco quelle virgolette. Quindi noi scriviamo che il ga è il K, la G e la K con la vibrazione. Si chiama Dakuten. Ma sono le due vignette, sì. le apostrofini. Sì. Il doppio apostrofo. Esatto, il doppio apostrofo piccolo. Virgolette. Le virgolette. Quindi il G è uguale a K. Un'equazione. Esatto. Facciamo così, le rifaccio. Comunque, si chiamano Dakuten, no? Se non sbaglio. Sì, non li ho mai chiamati così in realtà. Io mi ricordo Dakuten e Cioè, Dakuten con il cerchietto. no? All'università diciamo che non ce l'hanno mai Vabbè, ci sta. chiamati così, però sicuramente se l'hai trovato da qualche parte Sì, sarà il termine tecnico. Sì, Quindi il quarto si legge Ge, giusto? sì. Ok, Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Ok. Mhm. Mm. Hai cagato? Hai cagato? Quindi è tutto a due sillabe, praticamente. Tranne la N. Sì, dipende dalle parole. Tranne la N. Proprio tutto tranne la N, e vado sicuro. È l'unica consonante che è stata sola. Sì, è l'unico. L'unica consonante da sola, poverino. Stessa cosa il gruppo Z, che però, perché ve le sto scrivendo? Perché non è proprio tutto Z, cioè il scino, come lo fai sonoro? Questo. Z, non c'è una Z loro. No, semplicemente è G. Questo è il G. G con la J. Vabbè, però come pronuncia si confonde con quello di sopra. Il Ginzo. Ah no, quello è G, questo G. è proprio G. Con la J si legge G. Il G e il Z, che sarebbe lo sci. Z non esiste. E È G. sarebbe lo sci con la Z. Sì. Quindi lo sci con la Z. Lo sci sonoro. Sci sonoro. Stessa cosa, il T diventa D con le virgolette. E da... Da di. No, e D non esiste. Aspetta, è vero, Z. No, è sempre G, però G, non sì. si usa. Cioè, come G si usa sempre questo. Ti so dire il perché. Ma si dice D. Dicono No, D. no, Non lo Non uso. dicono D. Per esempio il mio cognome, per tradurlo, è un bordello. Questo è da. Questo è sempre G. Però questo Non lo usano. è solamente a livello Didattico. Sì, didattico, il dizionario. Il G è questo. Non esiste. Il G è quello. Polvere di stelle, non esiste. Questo invece è sempre zu. Anzi, io per distinguerlo lo scrivo con la Z. Zu. Il suono è sempre uguale. È È uguale, il suono è lo stesso. lo stesso. Però Però a loro piace cambiare. si usano entrambi però, Si Secondo usano me- entrambi. Ad esempio quando per Però dire posso dire la stessa parola. Posso dire la stessa parola, tipo Tsubasa. Tsubasa, no? Olli. Olli. Io lo scrivo con lo tsu, che è quello normale. Sì. senza le virgolette sono due suoni diversi. Quindi non c'è da farsi Ok. domande. E se invece dovessi dire no, mannaggia, non c'ho una zu. Te la trovo io. Dammi una zu in giapponese. Zubat. Allora, ad esempio, il verbo continuare. Suzuku. Sì, ok. Suzuku è su, Sì, sì. Sì. E poi Zu. c'è le due, ok, sì. ku. Esatto. E si usa questo, però ci sono altre parole dove si usa invece questo. Ad esempio, non so se mi viene qualcosa, però ad esempio ci sono delle parole che da sole si pronunciano sorde, S. Se ci metti qualcosa prima diventano sonore. Adesso non si so fare un esempio, però cioè l'esempio te lo posso fare col sushi, però non mi sta venendo in mente un esempio di una parola che il sushi diventa sonoro.
Se ci metti una cosa prima diventa sushi. Qualsiasi cosa prima? No, c'è una parola, delle parole specifiche. Ad esempio, il sushi con qualcosa. Non si dice sushi, ma si dice sushi. No? Capito? Diventa sonoro. In quel caso è lo stesso, però essendo che il sushi si scrive con questo, usano questo. Sì, però scusa un attimo, non c'entra niente. Però mi stava venendo un dubbio, nel senso che Allora, ho un dubbio. a karate, no? Noi utilizziamo il termine per dire calcio, diciamo Geri. Però c'è una diatriba perché dicono che si dice sia Geri che Keri, cioè sia con la G che con la K. Bravo. Ecco l'esempio di sonoro. Perché, ad esempio, da solo, credo che si dica Keri. Da solo. Se ci metti qualcosa prima e diventa una parola più composta, più lunga, come ad esempio, Washi-geri, se non sbaglio avete un topi-geri, Topi Geri, sì, calcio saltato sarebbe. diventa una parola più lunga, il Keri tradizionale classico si sonorizza e diventa Keri. E la stessa cosa per sushi, mo non mi veniva l'esempio di parola che la sonorizza, però in quel caso, essendo che sushi si scrive con questo, si usa lo stesso e si sonorizza questo. Sushi. Quindi tutto questo per dirvi che in questo caso si usano entrambi, sia uno che l'altro. Mentre questo sinceramente non l'ho mai visto. L'ultimo esempio di cambiamento furbesco giapponese è quello del gruppo Ha, Hahifu Heho. Questo con virgolette diventa Ba. Quindi la H diventa Ba, quindi la B e la H. E non solo. Non solo? B. Quindi Ba, Bi, Bu, Be, Ba. Sì, questo è classico. Quindi Babidi. Aspetta, no, Babidi. Bibidi. Bibidi babidi. Beh. Bemo. Beh, mo. Bemot. Ora, non vi sembra che manca una consonante? La L che non esiste in giapponese. No, un'altra. Già La sono V, poche. no. La B è come la B. La F La F manca. c'è il O fu. Q. C'è il fu e basta. Come suono giapponese c'è solo fu. La P è come la B pure. Alla P. Manca la P siccome La Q. erano arrivati in quel momento in cui hanno detto basta. Ne abbiamo fatte troppe. Abbiamo fatto troppi caratteri, Allora, perché non usiamo questi stessi? Questi identici proprio, questi 5, ma invece di metterci le virgolette non ci mettiamo un cazzo di pallino? Ecco Ma che per- questi diventano gli handapter. Ma perché? Perché no? La domanda è perché Ma che- no? Ma che problemi Ma ha? no, sono geniali, Geniali. Sono geniali. Siamo noi quelli che hanno fatto la grammatica più difficile del mondo. Cioè tu stai scherzando, Io amo i miei, quanti sono? 26 caratteri. compresi quelli, diciamo, stranieri che ormai non sono E ci più prendo stranieri. anche gli stranieri così. Quindi la P diventa sempre la H con Mhm. il pallino. Il pallino. E ne rimangono P, Pu, Pe, Pa, Pu, Pu, no? Pa, pi, pu, pe, po. Tipi. Ah, ok. Pupu. E hanno Popo. scelto il gruppo H perché sì, cioè, no, Perché era quello che foneticamente serviva. Sì, foneticamente la H sonorizzata può diventare una B. Ok. Sì, diciamo che la H è muta, quindi in realtà puoi fare quello che vuoi. Ok. Quindi visto che la H ci piace, ma sì, perché no? Diciamo, può diventare qualsiasi cosa. Voto 10. 10, 10. quindi con la sci. Ma quindi quando i giapponesi studiano la geografia europea No, per non lo indicare studiano. No, non studiano. I giapponesi lo studiano. il fiume Po usano quello o hanno proprio un kanji adatto? Io che pensavo stessi andando su Kung Fu Panda per po'. Ah, No, credo che usano in katakana. Poi una parola giapponese? No. No! E allora katakana? Toku. tu devi pensare ai giapponesi come i giapponesi. Punto. In Giappone parlano giapponese. Fuori, tutto quello che sta fuori non è giapponese. Ok.